Le sfide di business che si pongono i nostri clienti, che quindi li spingono all'adozione dell'intelligenza artificiale, sono legate inevitabilmente a tutto il tema dell'efficienza operativa. È evidente che in un contesto di sfida a generare valore e ovviamente migliorare le performance di business a 360 gradi, il risparmio sui costi, l'efficienza operativa sono la North Star delle ambizioni dei nostri clienti. C'è anche un tema di definire quello che è un percorso di trasformazione delle loro operation, un aspetto, se vogliamo, più legato all'innovazione, a un cambio di mindset culturale all'interno dell'azienda, e questo si lega molto anche a un tema di nuovo cultura sull'intelligenza artificiale e i dati, quindi anche la parte più fondativa, è legata a questo inevitabilmente anche ad aspetti di change, di adozione, di reskilling e upskilling delle persone all'interno delle aziende e anche del modo di relazionarsi con i clienti finali, quindi in un'ottica, come dire, B2B2C. C'è un ultimo elemento che è legato all'aspetto di governance regolatorio, pone delle sfide importanti, sono strumenti molto potenti, vanno controllati, vanno regolati, cambia totalmente il modello di rischio di riferimento dei nostri clienti e, se vogliamo, sull'aspetto più di governo c'è un tema di identificazione del valore. Quali sono i risultati che si stanno raggiungendo? In molti contesti, ovviamente in quelli dove i volumi in gioco sono grandi, il caso tipico è quello delle customer operation, già nel passato con gli strumenti tecnologici e digitali e quelli dell'intelligenza artificiale avevamo portato a casa buoni risultati, devo dire a volte scontando sulla qualità del servizio. Avevamo portato buoni risultati sull'efficienza operativa, la riduzione delle chiamate, il tempo medio di gestione della chiamata, però dall'altra parte forse ci siamo portati a casa un decremento del Net Promoter Score, quindi della valutazione che i clienti poi fanno del servizio che ricevono, e questo ha un impatto sul valore perché si traduce spesso in un'incapacità di generare nuovi revenue stream, di fare upselling e cross-selling. Inevitabilmente la generative AI e l'adozione di large language model hanno spostato più avanti, a un livello superiore, la qualità dei deliverable che noi produciamo. Poi noi abbiamo una grande sfida che in qualche modo è legata al tema della formazione, cioè soprattutto nel mondo industriale, nel mondo dell'ingegneria, noi abbiamo l'opportunità e anche il problema dei nostri clienti di dare sempre maggiore valore al capitale umano, di rendere disponibile quella conoscenza che è distribuita e che rischiamo di perdere, perché le nostre società vanno verso un invecchiamento, quindi ci sono delle competenze che all'interno delle aziende stanno scomparendo, perché fisiologicamente seguono le persone nel loro percorso professionale alla fine del loro percorso professionale. Quindi il tema della formazione, della costruzione di contenuti e della fruibilità di questi contenuti ha un impatto indiretto sull'efficienza operativa, ha un impatto diretto sulla qualità del lavoro che noi svolgiamo in tante dimensioni, ha un impatto mediato su quella che è la gestione del rischio. E la gestione del rischio, e troppo spesso ce ne dimentichiamo, nasconde un valore, nel senso che dietro al rischio ci sono montagne di denaro immobilizzate per contenere quel rischio, per tutelarci da quel rischio. Quindi la riduzione del pericolo legato a determinati processi e l'aumento della qualità di questi processi è un tema cardinale nello sviluppo delle tecnologie e l'applicazione delle tecnologie di intelligenza artificiale. Noi abbiamo collaborato con Expert AI da tanti anni su quelle che erano le tecnologie del Natural Language Processing, che inevitabilmente rappresentano il punto di riferimento della tecnologia e delle competenze anche non solo tecnologiche di Expert AI, già in passato in diverse industrie, nel mondo insurance in particolare. Questo tipo di collaborazione, dal mio punto di vista, si è ulteriormente consolidata, perché ci sono confronti continui e perché ci sono nuove iniziative, per esempio nell'ambito di clienti del mondo cosmetics, dove il valore delle competenze di Expert AI sono state estremamente utili. Competenze che sono evolute perché l'utilizzo di tecnologie nuove, e se vogliamo non parlare sempre della generative AI, però di tecnologie specifiche come i grafi di conoscenza che danno ancora più valore all'utilizzo dei large language model, sono il tipico esempio dove Expert AI ha portato il suo contributo, un contributo importante, soprattutto in quelle che sono le attività di elaborazione di tutta la base di conoscenza specialistica
di ottimizzazione dei processi di back office per migliorare quelle che sono poi le operation del cliente, per l'estrazione dell'informazione, la sua catalogazione, la messa a disposizione in un formato strutturato, fruibile, e chiaramente l'accesso al dato poi è scontato dirlo, però è un elemento fondamentale per prendere decisioni informate, per avere il controllo del proprio business. Il contributo di competenze funzionali, competenze specialistiche, delle tecnologie, della piattaforma di expert è qualcosa che per noi è un grande valore, e tra l'altro su cui vediamo una prospettiva soprattutto in quegli ambiti come il mondo dell'ingegneria, il mondo che nel nostro dominio afferisce alla practice di Industry X, che è quella destinata ai clienti industriali, diciamo all'industria X.0, che per noi rappresenta tra l'altro di nuovo un percorso di evoluzione, un obiettivo nel futuro di sempre maggiore sviluppo, sempre nel quadro del data and AI, ma non solo dei dati e dell'intelligenza artificiale.